Ti è mai capitato di vedere finire i soldi prima del mese o magari di vederli andare via senza nemmeno sapere dove siano andati? Bene ragazzi, oggi vi do 3 consigli pratici sulla gestione del denaro che vi faranno avere immediatamente più soldi. Il primo: paga sempre per primo te stesso. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che tu devi sapere quanto spendi e ogni mese devi destinare una parte del tuo stipendio alle tue spese. Come potete fare? Io semplicemente ho aperto il mio cellulare e ho fatto un foglio note dove ho scritto tutte le mie spese settimana per settimana per circa 4 mesi, ma voi lo potete fare semplicemente per 2, 3, 4 settimane. Dopodiché alla fine della quarta settimana vi mettete a tavolino, calcolate quanto spendete e cosa spendete per ogni singola settimana e sapete che quei soldi li dovete destinare per le vostre spese. Ma prima di fare ciò dovete guardare in cosa spendete e soprattutto eliminare le spese superflue che non sono necessarie per il vostro benessere. Il secondo consiglio è: destina una parte del tuo stipendio al risparmio. La maggior parte delle persone consiglia che il 10% del tuo stipendio debba andare in risparmio. Ci sono vari modi di risparmiare i soldi: semplicemente metterli in un conto bancario che stiano fermi lì, o altrimenti si possono mettere questi soldi su un conto bancario con degli interessi in modo che alla lunga voi riusciate a guadagnare anche dei soldi sui vostri risparmi. Oppure potete fare quello che faccio io, cioè mettere i miei risparmi all'interno di Mintos, che è una piattaforma peer-to-peer che ha degli interessi più alti. Se volete ho fatto dei video in merito, vi lascio tutti i link in descrizione. Il terzo consiglio è: pensa alla lunga. Ricordati che le azioni che fai oggi determinano il tuo domani, per cui io non ti dico per forza di dover prendere il 10% del tuo stipendio e risparmiarlo. Magari non hai neanche la possibilità di riuscire a prendere quel 10% perché spendi il 98-99% di quello stipendio, ma semplicemente prendi quell'euro al giorno, quell'euro che spenderesti in un caffè, e risparmialo, e pensa che alla lunga quell'euro può diventare molto di più. Il concetto che ti voglio passare oggi e che voglio che capiate, ve lo ripeto, è che le azioni che fate oggi, le azioni che fai oggi determinano il tuo domani, per cui anche un minimo euro a lungo termine può essere tanto. Prova a pensare: in 5 anni, se tu risparmi un singolo euro al giorno, alla fine di questi 5 anni avrai 1825 euro, e questo soltanto perché al posto di prenderti un caffè in più hai messo quell'euro da parte e lo stai risparmiando. Oltretutto, se prendi questi soldi e li metti su un conto diverso, che può essere la piattaforma peer-to-peer che uso io, o che può essere un semplice conto bancario di risparmio dove ti danno il 2%, il 2% di 2000 euro, 1825 euro, sono altri 20 euro che tu ti metti in tasca senza aver fatto niente, ma semplicemente risparmiando e pensando alla lunga. Poi vi voglio condividere altri 3 piccole cose. La prima cosa è: elimina quello che non ti serve. Se una cosa non ti serve, va venduta ed eliminata, perché può trasformarsi in denaro, e soprattutto elimina spazio che occupava all'interno della tua vita. Cerca di pensare con filosofia minimalista. La seconda cosa è: dedica sempre una parte del tuo tempo all'istruzione, allo studio, che può essere semplicemente guardare questo video o leggere qualcosa o ascoltarsi un audiolibro. Dedica una parte del tuo tempo all'istruzione. Questa cosa alla lunga ti permetterà di avere più conoscenza, e la conoscenza e il sapere, soprattutto nella gestione del denaro, ti può portare a risparmiare meglio, a sapere meglio e in un domani ad avere più denaro. La terza cosa è: cerca di crearti entrate passive. Io ho fatto un video completo in merito, ti consiglio di andartelo a vedere se non l'hai ancora visto, e ti lascio in descrizione anche quello. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Se lo è stato, iscrivetevi al mio canale, ho intenzione di fare molti altri video in merito. Lasciatemi un mi piace, ditemi cosa ne pensate nei commenti e soprattutto grazie di aver visto questo video. Spero che sia riuscito ad aiutarvi, a trasmettervi qualcosa di utile. E che altro dire? Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura.